possibile migliorare la corsa rendendola più funzionale e sicura con un programma di allenamento composto da solo 3 esercizi? Lo vediamo dopo la sigla. Il tempo per allenarsi è sempre troppo poco e ancora di meno è quello che abbiamo a disposizione per gli esercizi di tecnica e prevenzione. Dobbiamo quindi selezionare gli esercizi più efficaci che ci permettono di ottenere il risultato nel minor tempo possibile. E nel video di oggi ti mostro un programma di allenamento che, nonostante sia composto da solo 3 esercizi, ti permetterà di avere un'ottima base. La Madonna! All'interno del canale trovi tantissime altre proposte. Ho ideato una playlist con tutti i migliori esercizi per la corsa e li ho suddivisi per argomenti come forza, equilibrio, stretching, eccetera. Ti lascio il link in descrizione se vuoi approfondire tutti gli aspetti della preparazione atletica. Ma in questo video focalizziamo l'attenzione su solo 3 esercizi, utile sia a un corridore esperto che vuole abbassare i suoi tempi e rendere la sua corsa più sicura e priva di infortuni, che per un corridore neofita che vuole invece velocizzare la preparazione del suo fisico alla nuova attività sportiva. Oltre a mostrarti gli esercizi, vedremo anche come inserirli nel programma di allenamento e in particolare quante serie e quante ripetizioni eseguire. Infine ti mostrerò anche delle progressioni per arrivare ad eseguire gli esercizi in maniera sicura con un buon sovraccarico. Prima di vederli insieme ti ricordo anche di iscriverti al canale perché ogni settimana usciranno dei video sul mondo dello sport, della preparazione atletica e della riabilitazione. Inoltre, se mi cerchi su Instagram avrai la possibilità di studiare altri approfondimenti e di contattarmi in caso di dubbi o richieste di chiarimenti. Detto questo, armati di carta e penna e andiamo a vedere gli esercizi da eseguire. I primi 2 esercizi vanno eseguiti tenendo un peso solo da un lato, così da creare un sovraccarico asimmetrico. Questo ci permette di ottimizzare l'attivazione dei muscoli del core e di imparare il controllo dell'arto inferiore e del tronco con l'esecuzione di un solo movimento. La prima proposta è un affondo dinamico, con il sovraccarico che andrà tenuto dalla parte opposta della gamba che andrà in avanti. Quindi, se esegui l'esercizio con la gamba sinistra in avanti, dovrai tenere il peso con la mano destra. A me piace lavorare con il kettlebell perché garantisce un'ottima presa anche a carichi elevati. Inoltre li utilizzo per ulteriori esercizi, ma va benissimo anche utilizzare un manubrio. Posizione di partenza da stazione retta, con un perfetto allineamento del tronco, che andrà così a contrastare il peso asimmetrico, e iniziare l'esercizio con la contrazione sia dei glutei che dei muscoli del core. Da questa posizione eseguire un passo in avanti e realizzare un movimento che ricorda quello della genuflessione, arrivando ad una flessione di entrambe le ginocchia di circa 90 gradi. Fai attenzione a non pestare il ginocchio per terra e per un'esecuzione ottimale devi osservare 4 aspetti. Il ginocchio e la rotula devono essere allineati alla punta del piede, tenendo quest'ultima extra ruotata di circa 5 gradi. Il bacino guarda sempre nella direzione dell'esercizio. Il ginocchio non deve superare la punta del piede ed il busto va sempre tenuto eretto ed allineato. Infine, dalla posizione di flessione degli arti inferiori, creare una forte e rapida spinta con la gamba anteriore per ritornare nella stazione retta. Ti consiglio di eseguire 4 serie con un minimo di 10 e un massimo di 15 ripetizioni, anche in base al peso che hai a disposizione. Devi infatti trovare un carico che ti permetta di eseguire almeno 10 ripetizioni con una buona tecnica, ma che non ti consenta di superare le 15 ripetizioni. Questo esercizio è molto utile perché ha un'importante componente di forza eccentrica durante la fase di frenata, allena il controllo dell'arto inferiore e ti obbliga ad utilizzare la forza esplosiva. Infine migliora anche la flessione dell'anca. Tutto ciò che serve per una corsa più forte e funzionale. Se sei alle prime armi e non hai mai eseguito affondi o esercizi con sovraccarichi, ti consiglio di eseguire questa progressione. Ogni step va mantenuto per 2 settimane, prima di passare al passaggio successivo. Inizia con affondi statici senza sovraccarico, successivamente affondi statici con sovraccarico asimmetrico. Passa poi ad eseguire affondi dinamici in caduta, fino ad arrivare ad eseguire affondi dinamici con sovraccarico asimmetrico come descritto in precedenza. Secondo esercizio.
Addominali obliqui da stazione retta. Anche in questo caso carico asimmetrico e posizione di partenza da stazione retta con arti inferiori leggermente abdotti. Esegui un movimento di inclinazione del tronco dal lato in cui stai tenendo il peso, facendo scivolare la mano lungo la gamba verso il ginocchio. Questa indicazione ti serve per eseguire una pura inclinazione, senza aggiungere flessione del tronco. Controlla molto bene e lentamente la fase di discesa e dopo la risalita puoi anche spingerti di qualche grado verso l'inclinazione opposta. Ti consiglio di eseguire 4 serie da circa 15 o 20 ripetizioni. Rispetto agli addominali eseguiti da supino, di questo esercizio amo che viene fatto da una posizione molto più funzionale alla corsa. Ti obbliga ad una maggiore attenzione e ti fa lavorare anche con il cingolo scapolare per stabilizzare il peso. E come sai, anche nella corsa, le spalle e la parte superiore del corpo hanno la loro importanza. Ultimo esercizio, ne ho già parlato nel video dedicato alle andature, e cioè i balzi frontali alternati. In quel video ci sono numerose proposte utili a migliorare la tecnica di corsa, ma fra tutte questa è la più completa, perché è ricca di componenti utili a migliorarti, come approccio al suolo di avampiede, controllo dell'arto inferiore, accumulo di energia elastica e spinta esplosiva. Per maggiori dettagli riguardati il video che ti lascio in descrizione. Per quanto riguarda i balzi, ti consiglio di eseguirli per 10 o 20 ripetizioni, cioè un massimo di 10 balzi per gamba. Mantieni un lungo recupero tra una serie e l'altra per non andare a sovraccaricare muscoli e tendini ed esegui 3 serie. Quindi, riassumendo, per un programma di allenamento veloce ma efficace ti consiglio affondi dinamici con carico asimmetrico, addominali obliqui da stazione retta e balzi frontali alternati. Fammi sapere cosa ne pensi scrivendomi qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram. E per dubbi o domande non esitare a contattarmi. Infine iscriviti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo dello sport, della corsa e della preparazione atletica. Buon allenamento e buone corse!